Buongiorno a tutti e grazie ai miei 3000 iscritti per il traguardo raggiunto. Grazie infinite a tutti e passiamo subito al progetto di oggi. Oggi vi propongo una nuova versione del mio sleep mode per stazione saldante Iwa 937D con utilizzo di un sensore presenza. Con questo sleep mode voglio che la mia stazione saldante, ogni qualvolta reinserisco lo stilo sul suo supporto, vada a 200 gradi in posizione di riposo di temperatura per poi rialzarsi alla temperatura impostata quando lo tolgo dal suo supporto. E quando vado a reinserire lo stilo, il LED verde si accende e la stazione ritorna a 200 gradi. Mi serviva un sistema efficiente ed affidabile. Avevo già provato con un mio progetto precedente a realizzare questo sistema, però era poco affidabile. Devo dire invece che questo col sensore che ho previsto è molto più affidabile. Se vi piacciono i miei video non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie e vediamo come realizzare questo sensore di presenza del stilo della nostra stazione saldante Iwa 937D con questo modulo rivelatore di presenza di infrarossi. Lo stilo di questa stazione saldante possiede al suo interno un sensore di temperatura rappresentato da una termocoppia che ha un valore di circa 1-2 ohm e una resistenza di riscaldamento di circa 10-20 ohm. La resistenza viene alimentata con una tensione di 24 volt alternati che, diviso 10 ohm, danno circa 2,4 ampere di corrente. Ora, moltiplicando i 24 volt per i 2,4 ampere di corrente, otteniamo circa 50 watt, che è la potenza del nostro stilo. Il difetto principale di questo saldatore è che la punta, scaldandosi molto, quindi impostando una temperatura elevata nel corso del tempo, tende a ossidarsi e quindi a non rimanere più abbastanza pulita. Per evitare questa usura ho previsto l'utilizzo di un modulo infrarossi trasmittente ricevente che rileva la presenza di un oggetto a 2-3 cm di distanza e che fornisce sulle sue uscite un livello logico 0. In pratica ogni oggetto che si frappone davanti ai due LED, uno trasmittente e l'altro ricevente, a 3 cm massimo di distanza, farà cambiare lo stato output del modulo da 5 volt a circa 0 volt. Ma vediamo com'è lo schema elettrico di questo modulo per capire come funziona. In pratica abbiamo un amplificatore operazionale LM393, in questo caso utilizzato come comparatore di tensioni sui suoi due pin più e meno. Abbiamo sul piedino meno, cosiddetto invertente, una tensione fissa di riferimento settata dal potenziometro di regolazione della distanza. Sul piedino positivo o piedino non invertente abbiamo una tensione data dal fototransistor collegato all'alimentazione attraverso una resistenza da 10 kΩ. Intanto che la tensione sul piedino non invertente è maggiore di quella sul piedino invertente, in uscita abbiamo una tensione positiva di 5 volt. Ogni volta che il fascio di luce del diodo infrarosso viene catturato da questo fotodiodo, fototransistor come riflesso dell'oggetto che gli si pone davanti, grazie al LED trasmittente ad infrarossi, il fototransistor entrerà in conduzione e farà di conseguenza abbassare la tensione presente sul piedino più, cosiddetto non invertente. Di conseguenza la tensione presente sul piedino meno o invertente sarà maggiore e farà invertire appunto la tensione di uscita portandola a zero, cioè l'inverso di positivo, facendo accendere il LED che segnalerà la presenza dell'ostacolo, nel nostro caso lo stilo della stazione saldante. Collegando l'uscita di questo circuito ad un altro circuito da me realizzato con due transistor opportunamente configurati, è possibile accendere il LED verde di segnalazione dello stato di sleep mode e anche mettere a massa il potenziometro che regola la temperatura sulla stazione saldante, il che vuol dire portarla a 200 gradi. Un circuito anzitutto alimentato a 5 volte prelevati dalla stessa stazione saldante che vanno ad un transistor PNP BC559 che funge da interruttore, che funziona a polarizzazione negativa.
che una volta messo a massa dalla resistenza da 1 kΩ farà condurre la tensione di 5 volt a valle e quindi alimenterà tramite due resistenze di polarizzazione un transistor NPN che farà in saturazione accendere il LED verde e metterà a massa attraverso una resistenza da 1 kΩ il potenziometro della temperatura. Una volta realizzato questo circuito con componenti SMT per risparmiare il più spazio possibile, e per questo ho realizzato un apposito morsetto per la saldatura di componenti SMT oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, di cui metterò qui in alto il link. Andiamo a vedere dove collegarlo sulla mia stazione saldante. Cerchiamo di capire come funziona. Andiamo un attimo a analizzare lo schema elettrico di funzionamento di questa stazione saldante. La parte principale è costituita dal connettore dello stilo a cui è collegato un triac che è comandato da un fototriac e da un transistor collegato ad un microprocessore che collega i 24 volt alternati dell'alimentatore alla penna stilo, diciamo così, alla resistenza presente nello stilo. Nello stilo è presente anche una termocoppia, cioè un sensore di alta temperatura, il cui segnale entra nell'amplificatore operazionale LM358 per essere amplificato e per essere trasferito al microprocessore, che quindi istantaneamente decide se accendere o meno la resistenza posta sullo stilo in base alla temperatura impostata attraverso la resistenza potenziometro da 100 kΩ. Questo potenziometro decide qual è la temperatura della nostra stazione saldante. Ovviamente, prendendo il pinne centrale e cortocircuitando questo potenziometro a massa, la temperatura sarà la minima possibile, cioè quella di 200 gradi. Inizio a smontare la mia stazione saldante dalle 4 viti poste sulla base per accedere al circuito stampato frontale del pannello comandi. Quello che potete vedere è la parte retro del circuito stampato, in cui distinguiamo in alto a destra il triac, e una volta svitati i dadi del pannello frontale, del potenziometro e anche del connettore di alimentazione dello stilo, accediamo anche alla parte frontale di questo circuito stampato, dove in alto a destra troviamo il microprocessore centrale, più in basso lo stabilizzatore 7805 da cui preleverò i 5 volt necessari per alimentare il mio circuito, e il potenziometro di regolazione della temperatura, il cui pinne centrale andrà collegato al mio circuito per abbassare la temperatura a 200 gradi. Bene amici, se vi sta piacendo questo video non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. A questo punto effettuo tutti i collegamenti con il mio modulo, cioè il positivo rosso 5 volt, il ground, cioè il meno marrone, e l'input giallo proveniente dal sensore infrarossi e l'output arancione che va verso il potenziometro della temperatura. Vado ad effettuare le saldature sulla corrispondenza appunto del pin centrale per il potenziometro e dell'uscita del 7805 per il cavo rosso relativo all'alimentazione più 5 volt e in negativo marrone alla centrale del 7805. Fatte le opportune verifiche di collegamento tra i due pin, faccio anche i collegamenti sul modulo infrarosso, in particolare un altro negativo meno, il positivo 5 volt aggiuntivo per il modulo infrarossi, e a questo punto andiamo ad effettuare il foro per il LED sul pannello frontale. In questo caso dovrò fare un foro proprio a fianco al LED rosso di segnalazione della resistenza accesa. Con del biadesivo vado a fissare il LED nel posteriore del pannello frontale in una posizione consona. Non mi rimane che rimontare il circuito stampato del pannello frontale sulla plastica, avvitando le viti del potenziometro e dello stilo di uscita. Nel frattempo voi non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono questi miei video per supportarmi. Grazie. Bando alle ciance e andiamo avanti ed effettuiamo l'implementazione del sensore infrarosso sul portasaldatore.
Ritaglio una basetta millefuori della grandezza adeguata su cui pratico un foro per il fissaggio sulla parte superiore della stazione saldante. Vado a saldare su questi millefuori un connettore a 3 poli standard e a questo connettore poi collegherò un cavo tripolare che andrà al mio supporto del saldatore. Lo fisso sulla parte superiore e vado a saldare i cavi in uscita dalla mia stazione saldante. Con una taglialamiera e con una vecchia etichetta di divieto di fumo vado a realizzare, a tagliare una piccola striscia di questa lamiera di alluminio per realizzare la copertura che ospiterà il mio sensore infrarosso. Prendo qualche misura per realizzare una piegatura a C di questo lamierino e utilizzo la mia piegatrice fai da te, stata oggetto anche questa di un precedente video che vi invito ad andare a vedere. Realizzo appunto un lamierino piegato a C per il mio supporto stilo. Segno in corrispondenza dei fori già presenti i fori da effettuare sulla plastica del supporto dello stilo, su cui poi andrò a fissare le viti di fissaggio del lamierino. Scelgo la posizione del sensore infrarosso centrale facendo un foro sul lamierino e per il fissaggio nella parte interna con del biadesivo e poi vado a fissare appunto il mio circuito di sensore presenza e poi effettuo il fissaggio del lamierino sul supporto in plastica dello stilo. E a questo punto non mi rimane che effettuare il cablaggio dei due connettori femmina tripolari che andranno uno sulla stazione saldante e l'altro sul supporto dello stilo per collegare il positivo 5 volt e il negativo e il terminale centrale di uscita del sensore presenza infrarossi. Effettuati i cablaggi, inseriti i due connettori femmina, l'uno sulla stazione saldante e l'altro sullo stilo, non mi rimane che effettuare il collaudo. Accendo la mia stazione saldante che mi dà sensor error perché lo stilo non è collegato e una volta avvitato per bene vado ad impostare la temperatura a 200 gradi. Il LED rosso è acceso perché sta raggiungendo i 200 gradi, il LED verde è spento. Come inserisco, vedete il mio stilo, il LED verde si accende, la stazione cerca di raggiungere i 200 gradi e una volta raggiunti spegne la resistenza e quindi il LED rosso. Se abbiamo impostato i 250 gradi, togliendo lo stilo, la stazione partirà per arrivare a 250 gradi, salvo poi ritornare a 200 nel momento in cui reinseriamo il nostro stilo sul suo supporto. Ed ecco qui che con modica spesa abbiamo realizzato un valido sistema di standby mode sleep mode per la nostra stazione saldante. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così io vi invito a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, vi ringrazio della visione, spero che vi siate divertiti e vi do appuntamento ad una prossima volta. Ciao e un abbraccio a tutti.